Mi chiamo Fabio e sono un investigatore del paranormale. Il mondo dell'occulto fa da sempre parte della mia vita e in questi anni ho catturato dei fenomeni a cui ancora oggi non so dare una spiegazione. Insieme alla mia troupe giriamo per tutto il paese alla ricerca dei luoghi infestati su cui indagare. Qualcosina nera per i capelli. Che c***o è venuto giù? Siete pronti a cominciare questa avventura? Allora, oggi, raga, stiamo andando in un posto veramente pazzesco. Stiamo andando all'ex ospedale psichiatrico di Mombello. L'ospedale psichiatrico di Mombello è l'eccellenza per quanto riguarda la ricerca in ambito paranormale. La struttura fu messa in piedi, costruita nel 1865, perché fu costruito per fronteggiare l'epidemia del colera che in quel periodo si era espansa sul territorio. Nel 1867, per esubero dei malati del manicomio La Senabra, che era una struttura di degenza per insanità mentale che risiedeva sempre a Milano, il manicomio ospitava quindi anche parte dei malati, come dicevo, per esubero di questo manicomio. Soltanto nel 1878 il manicomio di Mombello viene riconosciuto ed inaugurato effettivamente come manicomio, quindi come ospedale psichiatrico. Si sa che quando si parla di ospedale psichiatrico, specialmente in queste epoche, si sa i malati come venivano trattati, venivano picchiati, venivano trattati male, c'è chi veniva buttato lì così, insomma non era un posto sicuramente molto accogliente, molto bello, e si sa che ai tempi bastava un niente per finire in manicomio. Certo. Quindi bastava che delle persone potevano essere magari leggermente più agitate, leggermente più euforiche rispetto ad altre persone e pensavano subito che avessero delle malattie mentali. Tranquillamente solamente la vecchia ansia. Esatto, e venivano rinchiusi in queste strutture. Quindi è facile che all'interno risiedevano anche persone che effettivamente non avevano delle malattie mentali. Nella metà del 1900 per il manicomio inizia il declino. Successivamente nel 1978, con la legge numero 180, ovvero la legge Basaglia, quella che viene conosciuta la legge Basaglia, viene istituita la chiusura dei manicomi, ma soltanto nel 1998 il manicomio riesce a buttare fuori, smaltire tutti i pazienti. Quindi raga, secondo me stiamo andando veramente in un posto pazzesco e sarà veramente carico di attività. La luna questa sera è in luna crescente, quindi le energie tendono molto a caricarsi e non a manifestarsi, ma sono molto fiducioso e credo che riusciremo ad ottenere dei grandi risultati. Speriamo. Si percepisce un'atmosfera inquietante. Camminando nei corridoi sembra quasi di intravedere i pazienti che vagano senza una meta precisa. Gli alienati, così venivano chiamati i soggetti affetti da malattie mentali. Addentrandoci nel complesso troviamo Valentina, una ragazza che proprio in questo padiglione sostiene di aver avuto delle esperienze paranormali. Ciao! Oh, Fabio, piacere. piacere, Valentina. Come va? Tutto bene, te? Tutto bene, grazie. Allora, ci siamo trovati qua perché mi dicevi che ti sono capitate delle cose all'interno di, Sì. di questo posto. Ti va di spiegarmi un po' cos'è successo? Sì, praticamente eravamo in una sera tra amici e praticamente abbiamo poggiato il K2 alla finestra, in una posizione comunque normale. Ok. A un certo punto non c'era vento, era una serata silenziosa, tranquilla, non c'erano persone in giro e il K2 a un certo punto, dopo che ha cominciato a illuminarsi, è caduto in avanti. Ok, avevate fatto delle domande? Sì, avevamo chiesto chi c'era, se c'era qualcuno, se l'entità era buona, cattiva, sembrava buona all'apparenza. Le cose sono cambiate quando il K2 è volato a terra. Ok, vedo che hai qualcosa lì, Sì, per ti ho me. portato la mappa che avevo io a casa, che ho trovato tra le mie cose, Ok. che hanno disegnato gli ospiti di questo posto. Ah, vediamola.
Proprio disegnata. Sì, disegnata da loro. Ospedale psichiatrico di Mombello. Planimetria generale. In scala 1 8000. Quindi ci Ho sono. cercato perché mi hai chiesto un po' di raccontarti e ho cercato un attimo nei documenti e... Cioè questo potrebbe smentire praticamente tutto quello che sono le vecchie indagini. Sì. Perché io già qua vedo che il numero 23 è un compartimento tranquilli. Sì, esatto. E questo qua invece è un compartimento agitate donne. Quindi a quanto L'originale l'ha disegnata loro, quindi non si può né copiare sì, né... perché all'interno di questo posto c'era chi scriveva queste cose qua, c'era anche il reparto dei lavoratori e il reparto anche dove facevano il giornale del manicomio di Mombello. È vero, è vero. Tu sei già stata qua anche altre volte, magari Sì, conosci sì. il posto, mi fai vedere un attimino magari qualche Sì, posto un po' dove... di ambienti li conosco, però qua Più comunque... che altro dove hai avuto magari altre sensazioni. Sì. Ok, allora andiamo. Il reperto che ci ha portato Valentina potrebbe essere decisivo per strutturare definitivamente la dislocazione dei padiglioni. Ci troviamo attualmente nel compartimento Agitate Donne, dove già dal nome si può intendere che venivano internati i soggetti più particolari. E mentre il testimone attendeva il mio arrivo, la telecamera del nostro cameraman ha ripreso un'ombra dissolversi sulle scale. Si trattava di uno spirito? E se sì, era attirato forse dalla cartina di questo posto? A questo punto decidiamo di spostarci ed andare laddove Valentina ha riscontrato maggiore attività. Come ti dicevo prima, qua in questa posizione mi è caduto, ho appoggiato il K2 alla finestra. Ok. E il K2 ha sperluccicato dopo un paio di domande ed è caduto in avanti. Ok, la cosa buffa è che proprio in questo punto, in un'indagine precedente che ho fatto proprio qua, avevo messo il K2 in questo corridoio e stavo istigando queste entità ad andare a prendere le medicine. Quindi io gli dicevo, venite qua, prendete le Quindi fingevi medicine. infermiere? Esatto, perché potevano essere sia magari gli infermieri oppure magari i pazienti Anche io sotto quella tecnica lì. che avevano bisogno di prendere le medicine, perché questo qua, a quanto visto dalla cartina, Sì. è il reparto degli agitati, Sì. quindi agitati donne. E quindi è una domanda azzeccata il fatto di incitarli a prendere le medicine, perché dovevano essere tranquillizzati e andare poi a dormire. E quindi loro sono venuti qua e hanno fatto cadere il K2 proprio in questo punto. Quindi le due cose possono combaciare, quindi può essere un tocco di verità in più su quello che ti è accaduto. Prendi le medicine, buttalo per terra e prendi le medicine. Prendi energia. Ok, vale, allora io ti ringrazio, sei stata gentilissima per avermi illustrato quello che è stata la tua esperienza all'interno di questo posto e ci vediamo presto. Grazie a te. Ok, allora adesso dovremo incontrarci con un'altra testimone che dovrebbe essere... Ah, proprio là, eccola. Ciao. Ciao, Fabio, piacere. Sabrina, piacere. Ti ho chiesto di incontrarti perché ho avuto delle esperienze paranormali in questo badiglione e visto che sono iscritta al tuo canale, ho visto che parli di questi argomenti, ho deciso di iscriverti. Ok, il padiglione è questo qua? Esatto, Ok. quello di fronte a noi. Dai, allora fammi fare un giro, vediamo bene. un po' che cosa ci è successo. Va bene. La sensazione di tristezza si palesa nell'aria in modo tangibile, ma non è il momento per le emozioni, perché Sabrina ci porta in un altro padiglione, questa volta a me sconosciuto. Si tratta del secondo compartimento Tranquille Donne, dove ho la percezione che un'entità ci stia osservando. Non passa molto tempo affinché le mie sensazioni vengano confermate, perché durante le riprese la telecamera del nostro cameraman registra una strana voce. E subito dopo la fine delle riprese, Sara, la nostra production designer, ha scattato nel corridoio antistante questa foto raccapricciante. Chi era quella sagoma biancastra che volteggiava nell'aria? Era forse uno dei pazienti che cercava di attirare la nostra attenzione?
In questo punto sono venuta di notte, ho visto nell'angolo giù in fondo una specie di ombra nera. Ok. E poi è stata 3 secondi circa e poi non l'ho più vista. Qui? Sì, in quell'angolo giù in fondo, Ok. più o meno, tra quella finestra in fondo. Mi dicevi che hai avuto anche delle sensazioni. Sì, non tanto belle invece, quando ho visto quell'ombra lì non era tanto bella la sensazione. Che cosa hai provato? Ma angoscia soprattutto. Ok. E un po' di paura perché ho visto un'ombra nera e ho detto oddio cosa è successo. Devo dirti la verità, qua in questi padiglioni, proprio in questo manicomio, non è una cosa insolita che le persone riescano a vedere delle ombre o delle sagome anche proprio lungo i corridoi, proprio tagliare all'interno delle stanze. Sì, era lì fermo in realtà, cioè era come una persona ferma, non faceva niente di... però mi ha messo un po' di paura. La sensazione magari era quella che volesse dirti qualcosa? Può essere perché ho sentito anche delle voci non ben chiare perché non si sentiva bene, però ho sentito un urlo. Io penso che sia di un bambino, però non ne sono sicura. Di un bambino? Sì, perché era molto acuta come voce. Ok. Un bambino che urlava. Ok, allora io in questo padiglione, dico la verità, non sono mai venuto ad indagare, quindi potrebbe essere magari la volta buona che riusciamo magari a trovare dei riscontri proprio all'interno di questi locali, di queste mura, perché a differenza degli altri padiglioni questo è stato ristrutturato, è nuovo, infatti si può vedere anche dalla pavimentazione, dagli infissi e dal controsoffitto che è stato fatto, perché questo manicomio negli anni è sempre stato ampliato per far fronte comunque alla mole di degenti, di persone che venivano ricoverate, e poi alla fine è stato adibito a locali per gli uffici dell'ASL. Di conseguenza... Esatto, e un'altra cosa strana, sempre in questo padiglione però verso il corridoio, Sì. ho visto 3 occhi gialli, tipo, ma non altezza uomo, erano più alti. Ok. Erano 3 gialli, 2 come se fossero occhi normali e 1 come se fosse in fronte. Perfetto. Non so che cosa potesse essere, non penso un animale perché nessun animale ha 3 occhi, per cui... Siamo qua per capirne di più. Esatto. Io ti ringrazio, sei stata gentilissima a Grazie a darmi te. la tua testimonianza e a questo punto speriamo di trovare qualcosa. Ok, aspettavamo il buio è arrivato, ci troviamo in questo momento davanti al secondo compartimento donne tranquille, quindi direi di iniziare da qui e cercare di capire se c'è dell'attività. In questo posto è dove Sabrina, la nostra testimone, aveva visto la sagoma passare davanti alla finestra, quindi io direi di iniziare proprio da quest'ala per cercare di capire se le rilevazioni con le strumentazioni, infatti ho già in mano il K2, daranno esito positivo.